superare l'inverno senza gas, viaggiare senza benzina e non utilizzare alcuna fonte di elettricità. Si può vivere così? Beh, forse avrei risposto di no, prima di conoscere Fabrizio. Da qualche anno raccogliamo storie di vita diverse dalla presunta normalità. Questa ricerca ci sta appassionando molto e alcune di queste storie si nascondono così bene che bisogna cercarle a fondo. Quella di Fabrizio, ad esempio, si trova a poco più di un'ora da casa e nonostante questo ne abbiamo sentito parlare per la prima volta soltanto poche settimane fa. Un breve servizio della TV Centro Marche mostra un uomo che ha scelto di vivere in modo diverso. Insomma, per la nostra ricerca potrebbe essere un prezioso tassello da aggiungere al mosaico. Ma come si entra in contatto con una persona che non usa il telefono, non usa il computer e di cui non conosci l'indirizzo? Una doppia curva con 3 querce sulla destra. Di solito su queste 3 querce c'era sempre una bandiera. C'era una bandiera della pace, ma non so se c'è più. Ok. Per fortuna nel paesino più vicino lo conoscono tutti. Ottimo, abbiamo trovato il riferimento della quercia e la bandiera della pace lassù e infatti c'è un piccolo cartello lì attaccato che dice la tribù delle noci sonanti giù per questo sentiero. Come dice il cartello, pare che Fabrizio abbia fondato una tribù da qualche parte nel bosco. Cosa questo significhi di preciso eravamo molto curiosi di chiederglielo direttamente. Seguendo il sentiero arriviamo davanti ad un antico casolare. Per non essere invadenti ci guardiamo un po' intorno. Tutto tace. Fabrizio? Ha risposto qualcuno. Arriva un gatto. Ciao! Ci risponde una voce dalla parte opposta della casa. Ciao! Niente, noi praticamente siamo 2 ragazze, come puoi vedere. Fortunatamente troviamo Fabrizio seduto che sta mangiando una mela. Così gli spieghiamo il motivo per cui siamo lì. Lui ci ascolta con un certo interesse ed è da subito disponibile a lasciare entrare 2 perfetti sconosciuti nella sua giornata. Adesso apro, Ok, consigli di allontanarmi? No. Non è necessario usare delle protezioni particolari. Ma all'inizio per vari anni l'ho usato, ma adesso non lo sto usando più. O sarà le api che mi conoscono, non lo so. Ci ho avuto sempre le idee chiare su quello che volevo fare, quindi non mi ha fatto mai paura il lavoro, il freddo, il caldo, le difficoltà, cioè me la sono sempre cavata più che bene. I primi minuti, quando si conosce una persona come Fabrizio, sono bellissimi perché gli chiedi di raccontarti chi è e non sai cosa aspettarti, sei pronto ad ogni possibile risposta. Ho fissato dei presupposti, delle basi e lì ho sviluppato il tipo di vita. Diciamo che ho fatto una scelta di non avere l'energia elettrica e su quella ho basato la mia vita. Però non è niente di strano perché l'elettricità non è migliaia di anni che è di uso comune al mondo. E quali sono gli altri principi cardine su cui... Petrolio, per cui auto, motosega, tutte queste cose qua che vanno a benzina, diciamo.
Possiamo dire che Fabrizio ha risolto il problema delle bollette alla radice, senza avere bisogno né di luce né di gas. Ad esempio durante l'inverno, quando qui arriva il freddo, come gestisci tipo questo tipo di situazione? Accendendo il fuoco, mettendomi maglioni in più. Sul piano alimentare, invece, non è completamente indipendente, ma devo dire che è sulla buona strada. Le zucchine, tanti topinambur, varie zucche, qui ci sono i porri, i peperoncini, giù in fondo ci sono i pomodori. Queste qui sono delle zucche bottiglia, cioè non sono da mangiare, praticamente fanno una specie di bottiglia, poi ci faremo dei recipienti, qualcosa. Le cose che si comprano dall'esterno si comprano con denaro proveniente dalla vendita di prodotti nostri, quindi miele, olio d'oliva, marmellate, fichi secchi, olive. Fabrizio spesso ci parla al plurale, anche se durante la nostra visita lo abbiamo trovato solo. Ne parleremo meglio con la pancia piena. Da quanto tempo sei qui? È tanto, dall'86, Quindi sei arrivato piuttosto giovane. a 36 anni. Nell'86 il mondo era molto diverso da oggi, però era già un mondo da cui avevi l'idea di voler allontanarti. Certo. Questa idea da dove parte? Ma già dal 71. La direzione presa dal sistema, insomma, a me mi era chiara. E ho deciso che non mi andava di partecipare a questa modalità di vita, basata sull'attaccamento ai soldi, alle proprietà, su una produzione industriale di beni di consumo sempre di più, che comunque portano degrado e inquinamento nel mondo. Ho subito immaginato un tipo di vita basato sulla semplicità, sulla rinuncia del superfluo, perché avere il superfluo. Look up above, the sunlight seems like it is gonna break in. Something ain't right. Yeah, something ain't right. Oh, something ain't right. Something ain't right. You straighten my shirt, wearing the skirt that my Prima di ogni pasto si legge un passaggio da questo libro, Riflessioni quotidiane sul vivere e sul morire. Nelle distrazioni e negli impegni del mondo, per quanto meditiate, non sorgerà mai la vera esperienza e i pensieri e le emozioni vi getteranno di nuovo nell'illusione. Poi prima di mangiare, di solito qua in tribù ci si prende per mano e si sta in silenzio, occhi chiusi per qualche minuto. Vai. Cerco di alimentarmi soprattutto con cose che produco, poi tante cose le compro, i cereali li compro, i legumi, comunque cibi esclusivamente biologici. Buon appetito. La carne e il pesce non lo mangio. Mangiare cibo biologico è nell'interesse della salute personale e nell'interesse della salute della terra, del pianeta, perché incentivi un'agricoltura pulita, non invasiva. Mangiare il cibo del supermercato incentivi una produzione industriale di cibo, quindi mi sembra semplice il discorso. Appena abbiamo finito di mangiare mi ha colpito la cura con cui ha pulito la sua ciotola con il dito, senza lasciare una briciola. Ma cosa faceva Fabrizio prima di cambiare vita? Io studiavo astronomia a Bologna e avevo scelto una facoltà che
Tutti mi sconsigliavano perché ma dopo che lavoro trovi, che fai l'astronomo? Sì, a me mi interessava quello. Oltre all'università ha giocato per alcuni anni a pallavolo, addirittura in una squadra di Serie A. Poi il cambio di direzione. Quando ho lasciato gli studi, la famiglia, lo sport, per me sono rinato, cioè mi sono messo sulla strada, diciamo. In inglese si diceva on the road ai tempi, c'era il movimento hippie e quindi ho partecipato a esperimenti di vita comunitaria. L'ideale di vita comunitaria ispira Fabrizio ad acquistare questa casa e a fondare qui la tribù delle noci sonanti. Beh, perché secondo me l'alternativa non è né fare l'eremita né stare in coppia, ma stare in gruppo. Il modo di vita in tribù contrasta totalmente con l'individualismo a cui siamo abituati noi occidentali in questo momento storico soprattutto. Negli anni tante persone hanno fatto un'esperienza di vita al fianco di Fabrizio. C'è sempre movimento di gente e negli anni passati soprattutto, però poi dopo le cose cambiano. Qualsiasi persona poi a un certo momento c'ha l'aspirazione di avere una situazione sua. Quel giorno era solo, ma spesso qui ospita gruppi di 8-10 persone. Invece il nome specifico Delle noci sonanti. quello da dove deriva? C'era una vecchietta che veniva sempre e lei mi diceva sempre Fabrizio, una noce dentro un sacco poco rumore fa, a significare che una persona da sola fai poco. Più noci dentro un sacco invece fanno rumore. Qui ci mangiamo d'estate. Questa è la zona in cui mangiate all'aperto d'estate. E qua invece ci dormo. Ah, Dormi fuori a me mi piace tanto perché appunto c'è il contatto con la natura, con le piante, con gli animali, con tutto. Con Siddhartha quando c'è d'estate dormiamo qui. Siddhartha è il figlio di Fabrizio, è cresciuto qui, in tribù. Poi a un certo momento con la madre ci siamo separati, vabbè lì è stata dura perché un mese stava con me, poi per un mese non lo vedevo più. Mi ci ha voluto vari anni per superare sta cosa. Il rapporto speciale tra Fabrizio e Siddhartha è stato raccontato nel film documentario del 2019 Noci sonanti di Damiano Giacomelli e Lorenzo Raponi, prodotto da Yuk Film, che ringraziamo per queste immagini. qual è invece il tuo rapporto con la dimensione più spirituale? Quando avevo 30 anni ho fatto un ritiro di meditazione vipassana di 10 giorni, mi ha introdotto, diciamo, al Dhamma, agli insegnamenti buddisti. Ho portato avanti sia la meditazione buddista che la pratica dello yoga, con tutti i limiti umani che uno ha chiaramente. E quali sono secondo te, dalla tua prospettiva, i limiti più comuni o perlomeno quelli che sono stati i tuoi? Sono l'attaccamento all'io, questo è il limite più grande, perché ognuno di noi da un altro punto di vista non esiste, fa parte di tutto un insieme di cose che è interdipendente, cioè non esiste Fabrizio. Fabrizio è inserito in un contesto che è un tutto unico, mentre noi invece ci consideriamo Fabrizio staccato da tutto il resto, indipendente da tutto il resto, che è una illusione grandissima. Ci sono delle sofferenze che sono improrogabili, se io ho un incidente, però poi ce ne sono tante altre che ce le autocreiamo noi. A livello di insegnamenti buddisti c'è la parabola della doppia freccia. Se io vengo colpito da una freccia, sento dolore per la ferita della freccia. Però se nello stesso tempo provo avversione o odio contro chi me l'ha scagliata, allora la freccia è doppia, non è più una. Quindi sento la sofferenza da due frecce. Se uno non lavora su se stesso, che si distrae continuamente, non si accorge di niente.
se fa una vita solamente dedita alla ricerca del piacevole. Poi la civiltà nostra è tutto un invito a divertirsi, a tenersi impegnati nel lavoro, nei passatempi, negli svaghi, in tutto. Se dovessi dare un consiglio al ragazzo di 20-30 anni che ci sta ascoltando, che sta un po' cercando di capire qualcosa, cosa gli diresti? Ma il consiglio principale che potrei dare, che però cade totalmente nel vuoto al 100%, di distruggere lo smartphone, che è la droga più pesante che esiste al giorno d'oggi. Non c'è eroina, non c'è cocaina, non ci sono altre droghe pesanti come lo smartphone. Che tipo di previsione hai dei tempi a venire, principalmente dal punto di vista dell'ambiente? Di solito non sono negativo, però in questo caso potrei dire sempre peggio. Finché si punta solo alla crescita economica, cioè ha voglia che dici la crescita green, ma quello è un titolo, è un appellativo. Bisogna rinunciare al superfluo, alla produzione di cose inutili. Però chi è che rinuncia alle cose inutili? La fortuna che ci abbiamo è che comunque siamo liberi ognuno di impostare la vita come meglio crediamo, quindi ci possiamo creare un angolo a misura nostra. Ognuno ha il potere di cambiare la sua vita, di cambiare i suoi consumi, le cose che usa, ognuno ha questo potere. Infine, prima di salutarci, offriamo un passaggio a Fabrizio verso il paese. Pare che, ed è un grande evento, abbia bisogno di un nuovo paio d'occhiali, perché quelli che ha, più volte aggiustati negli anni, hanno ceduto definitivamente. Oh ragazzi, Grazie di tutto, non so a se te, ci si dà un abbraccio. un po' più. Qui da seduti è un po' difficile però. E questa era la storia di oggi. Ringraziamo molto Fabrizio per averci aperto le porte così liberamente e grazie a voi per aver viaggiato con noi. Noi ci rivediamo al prossimo video.